Ciao amici, benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi parleremo di deflettori per Honda Goldwing, nel mio caso Honda Goldwing GL 1008 del 2008, modello europeo. Ma prima di iniziare questo argomento vi vorrei invitare a iscrivervi al mio canale. Ho notato che ci sono tante persone che guardano i miei video, ma tanti di voi non si sono ancora iscritti. Vi chiedo cortesemente di iscrivervi, a voi non costa nulla, ma iscrivendovi mi aiuterete a portare avanti questo mio progetto. Bene, detto ciò, noi adesso andremo a parlare di deflettori e come montarli sulla moto, ma prima sigla! Bene, eccoci qui ritrovati. Quello che noi andremo a fare oggi è quello di andare a montare sia a destra che a sinistra il deflettore superiore e il deflettore inferiore. Diciamo, a parte il discorso estetico, questi accessori danno la possibilità al pilota, al motociclista, di avere meno perturbazioni sul corpo e quindi avere più agevolazione per quanto riguarda il periodo estivo e invernale. Quello di sopra per lo più è un discorso di protezione verso l'inverno, però in estate con questa apertura possiamo confluire l'aria fresca verso il corpo del motociclista, mentre con quello inferiore si dà la possibilità durante l'inverno di convogliare l'aria calda che esce da questa parte del radiatore, di convogliarla direttamente verso il motociclista. Nel momento in cui questo deflettore viene chiuso, l'aria calda esce e va via, quindi non va a, a colpire, diciamo così, il motociclista. Montarli è molto semplice, quello che noi abbiamo bisogno è di una chiave esagonale o brugola da 5. Poi ho notato che sulla mia moto non ci sono tutte le viti, ne mancano 2, ma non perché la casa Honda non le ha messe, è perché ci sono dei buchi e non ci sono le viti perché in quei buchi lì non sono predisposti, ma poi vi faccio vedere. Vanno montati i due deflettori, vanno montati su questa parte laterale, adesso vi faccio vedere, su questa parte laterale si svitano delle viti già esistenti e si vanno ad inserire i deflettori. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio come si fa. Il primo passaggio che noi andremo a fare è quello di andare a togliere questa striscia, questa protezione laterale. Per toglierla è molto semplice, basta staccarla iniziando dal basso verso l'alto e mai al contrario, perché rischiate di rompere la linguetta. Quindi andiamo a staccare. Ecco qua, staccata. Quando vi dicevo dal basso verso l'alto è perché c'è questa linguetta, vi faccio vedere, questa qua, che si va a incastrare qua sopra, qui. Quindi ecco perché si inizia dal basso e non dall'alto. E a questo punto noi con la chiave esagonale andiamo a svitare questi primi 2 bulloni, perché sono i primi 2 bulloni dove noi andremo ad alloggiare il deflettore. Vi faccio vedere. Questo è il deflettore di destra, se voi notate, eccolo qua, va sul primo bullone e sul secondo. Una cosa importante da notare: quando voi andate a inserire, la scalanatura deve essere, questa scalanatura qua, faccio vedere, deve essere verso il basso, ok? Quindi noi andremo adesso a svitare. Allora, i bulloni non sono stretti, quindi si può fare benissimo questo lavoro a mano. Mi raccomando, quando togliete i bulloni non li perdete. Primo tolto,
io lo appoggio sulla sella, andiamo a togliere il secondo, ok, questo è un po' più lungo, sì. Mi raccomando, non confondete mai i bulloni, rimetteteli così come erano, perché ne abbiamo, avete visto, uno più lungo e uno più corto. Andiamo a posizionarli, quindi vado ad avvitare il primo, cercate di prendere il filetto subito, perfetto, questo qua l'ho già beccato, e prima di stringere mi vado ad inserire l'altro e solo dopo vado ad stringere. Ho beccato il filetto, perfetto, e solo in questo caso vado a stringere, mi stringo tutto. Ovviamente non c'è bisogno di stringere al massimo. Perfetto. E il primo deflettore è montato. Diciamo che questi deflettori sono molto belli, sono fumi e mi piacciono, e quindi li monto ben volentieri. Andiamo a montare l'altro deflettore. Allora, questo deflettore qua, che se ne dica, questa parte qua, diciamo, degli spinotti, ok, se non mi ricordo bene il termine, devono essere rivolti verso il guidatore, verso l'automobilista. E allora, sì, l'automobilista, verso il motociclista, scusate. Allora, vanno messe in questa posizione, vanno messe qua così. Allora, vedete, è importante, questo va messo qua e uno qua, va bene? Venne messe in questa maniera. Noi adesso le andiamo a montare, io prima di montarle le presento, vedo che tutto va bene e ok, mi vado a svitare subito questo, ok, e poi mi vado a prendere il bullone che avevo predisposto. Allora, io a casa ho trovato questo, è un bullone da 8, è leggermente più grande dell'altro, ma a me interessa che vada a finire su questo buco qua. Vedete, qui c'è un buco vuoto che non serve a niente. Credo che è stato fatto dalla Honda per già montare questi accessori. Allora, io lo vado a mettere qui e via. Allora, vado a montarlo, quindi mi monto prima sopra, mi vado a cercare sempre il filetto. Nel bullone sotto purtroppo non c'è il filetto, quindi me lo vado a fare io. Ok, non lo stringo. Qui a questo punto mi prendo la chiave, ho un bullone da 10, mi prendo la chiave così lo vado ad inserire, e se è il bullone stesso a farsi strada, si fa lui il filetto. Ok, in teoria dovrei smontare tutto e mettere un controbullone dietro. Ancora devo andare. Ok, lo stretto, non si muove, mi stringo anche questo, e oggi, tanto per cambiare, una giornata di vento, stringo anche sotto, ok, tanto per quello che deve fare, ok, funziona, e a questo punto non mi resta che montare, stringo un altro po', montare la protezione che avevo smontato poco fa. Per rimontarla il discorso è molto semplice, si inizia in questo caso al contrario, dall'alto verso il basso. E allora, questa linguetta la andiamo a incastrare nel buco che c'è qua in alto e poi via.
basta fare un po' di forza. Ok, e il gioco è fatto. Adesso vado a montarmi anche i deflettori dall'altra parte. E anche i deflettori di sinistra sono stati montati. Ovviamente la copertura, questa fascetta qua laterale, visto che vanno a appoggiare su questi perni, risulta leggermente rialzata. Credo che sia un discorso normale, perché comunque queste fanno spessore. Allora una soluzione potrebbe essere quella di, diciamo, limare, tagliare leggermente diciamo, queste coperture in corrispondenza di questi perni. Però ovviamente se li taglio poi mi vado a rovinare queste fascette. Allora sto pensando di comprare, le ho trovate un po' in giro su internet, queste fasce, vediamo, le prendo casomai cromate, e allora in quel caso farò quelle tacche per poterle poi inserire completamente al loro posto. Bene, andiamo e ci salutiamo. Eccoci, allora anche oggi abbiamo finito questa nostra opera, sono contento, sono soddisfatto del lavoro che ho fatto. Come avete visto, montare questi deflettori è veramente semplicissimo, chiunque può farlo. Certo, oltre ad avere un beneficio per quanto riguarda il pilota durante la guida, danno anche un discorso di estetica. E anche lì, per quanto riguarda l'estetica, potremmo aprire un capitolo che non finirebbe mai. Oddio, a me questi riflettori piacciono tantissimo, magari a qualcuno non piacciono, a me piacciono e li ho montati. Se qualcuno di voi piacciono e lo vogliono montare, ben volentieri, fatelo pure. Io per quanto riguarda i riflettori voglio ringraziare chi me li ha regalati, il buon Gianluca, l'avete visto sicuramente tante volte nei miei viaggi con la moto. Gianluca è veramente un ottimo compagno di viaggi. Bene ragazzi, io non mi voglio dilungare più di tanto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, che è il pollicione che voi trovate qua sotto. Se, come dicevo prima, non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Bene, a questo punto concludo ricordando il buon Nico Cireghini, il quale in un suo programma televisivo famosissimo diceva sempre: casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e tanta prudenza. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.